E in questa puntata straordinaria c'è anche la tappa in mare. Grazie a questo signore, cari Rezzano e Rossi, anche e soprattutto merito vostro se incontriamo Marco, che Senta signor, Marco Scaramuccia. autentico personaggio di Levanto, per continuare il racconto dei Gatafin. E non soltanto, lui su questa barca porta in tutta la stagione primaverile e estiva i turisti, che dice lui si sceglie, non i turisti scelgono lui, che il concetto è diverso e poi ce lo facciamo spiegare. Ma soprattutto la tappa è qui. Dove siamo? Siamo praticamente davanti alla Gata, dove praticamente rappresenta una parte della vecchia economia levantese, perché qui c'era una cava di pietre che, detta così adesso ai giorni nostri non dice niente, però ai tempi della cava la pietra aveva un valore incredibile perché si faceva tutto con la pietra. E da qui sono nati i Gatafin, che abbiamo visto qualche minuto fa, che ritroviamo in barca insieme al formaggio e al salame di Varese Ligure. Perché sono nati qui, si dice? Sono nati qui perché gli scarpellini arrivavano qui in due maniere. Una parte con le barche che venivano poi ormeggiate a una cima, fissato un gancio sullo scoglio lì, che si vede ancora la ruggine, e dall'altra parte gli scalpellini facevano la zona del mesco a piedi, e quegli scalpellini lì raccoglievano delle erbe selvatiche, la borragine la più conosciuta dai liguri, così, e con questo miscuglio di erbe selvatiche bollite, poi mischiate con uova e formaggio, venivano fatti come vengono fatti dei ravioli fritti, e il detto si chiamano è proprio la parola composta. Esatto, perché qui c'era uno scoglio a forma di gatta covacciata, Gatafin, cioè finezze della gatta. Sergio Rossi, è un po' un racconto che abbiamo appena ascoltato dal cuoco. Certo è che ascoltarlo da un personaggio del genere davanti a questo scenario è già diverso. Sì, soprattutto dopo aver almeno tentato di capire che qui la gente ci si è anche rovinata la vita, passando giornate lì appesi a spaccare pietra. Una pietra appare durissima e quindi questa cosa qui assume un carattere completamente diverso, sì. Almeno così credo di aver capito. Era un modo di vivere, cioè come i contadini, cioè la Liguria è una terra abbastanza arida. Da qui anche il detto, la nostra proverbiale detto che noi liguri siamo tirchi, nasce anche da questo fatto qua, perché qualsiasi lavoro tu facessi, sia agricolo, sia di mare, come gli scalpellini, fare lo scalpellino qua era già una giornata di lavoro e di fatica solo per arrivarci, sia a piedi che con le barche, perché una volta bisogna specificare una cosa, che non usavano i motori, erano pochi quelli che avevano motore a scoppio, venivano a remi. E tutte le cose venivano fatte a mano, anche le pietre, una volta lavorate in blocchi, venivano calate sulle barche a mano, tutto a mano veniva fatto. Ecco, Marco Rezzano, tu hai avuto il merito di portarci qui, di farci conoscere un personaggio del genere. Ancora prima che ai territori e che ai paesaggi, teniamo, se non si fosse capito, agli uomini e alle donne che fanno la Liguria. Che personaggio è questo? È un personaggio vulcanico, l'avete capito subito, no? Perché poi fuori onda non si può mica mettere in onda, no? Lui è un personaggio che si sceglie i clienti, che si sceglie i luoghi, che si sceglie il lavoro, si sceglie la vita dopo essersi liberato, insomma, è pulito la fedina penale, quindi personaggio di questo tipo. È stata una pagina ruvida. Sì, ruvida, sì, le ferrovie. Purtroppo. Quanto hai resistito? Chiedo venia. Quanto hai resistito là? No, tanto, 20 anni. Beh, tantissimi. E poi sei scappato? Sì. E ci hai detto fuori onda che non cambieresti questa barca con nulla al mondo? Con nessun altro, perché rappresenta il mio sogno. Io quando ero piccolo avevo due sogni. Premesso che devo premettere che io vengo da una famiglia di contadini. Quindi parlare di mare a una famiglia di contadini era come parlare del diavolo. Perché? Perché il mare dei contadini era visto sotto due ottiche, cioè o per la gente ricca o per i poveri. Poi io ho avuto la grandissima fortuna che a 12 anni sono andato a lavorare prima da un pescatore storico di Levanto, si chiamava Lola di soprannome, Finolo di cognome, con lui e con suo figlio. E poi sono andato a lavorare con un marinaio che lavorava con uno legale della Beta, Nathan si chiamava, e poi con gli agnelli.
È stata la mia fortuna perché lì ho imparato a conoscere i pescatori, gli uomini di mare e ho visto che erano l'altra faccia della medaglia, della Liguria, il mare, ed erano persone povere, però la cosa che me ne ha insegnato di più queste persone non è tanto il fatto di andare per mare, ma il fatto che si può essere spiriti liberi. Questo è un grande insegnamento. Però nel frattempo hai deciso anche di fare una promozione quotidiana e giornaliera alla Liguria, perché su questa barca dai ai turisti che vengono per il tramonto e non solo prodotti dalla Val di Vara. Nella Val di Vara perché Levanto è legata alla Val di Vara, perché già dai tempi, prima dei tempi della Repubblica di Genova, perché il castello che c'è a Levanto era dei Malaspina, poi è passato ai Doria. E i Doria praticamente hanno abdicato erano genovesi, tutte, Malaspina e Levanto fa parte della Repubblica Genovese, noi ci sentiamo genovesi, le nostre tradizioni sono genovesi. E dicevo, Levanto aveva una darsena da cui partiva, come in tutti i borghi, la via del sale, era collegata con la Val di Vara. Dicevamo, cos'è che diceva sua nonna? Umà o lo nome con lei. Quindi mi ricollego un attimo a tutto il ragionamento. Il mare da noi liguri è sempre stato visto come un qualche cosa che doveva esserci, non può mancare, ma di cui diffidare. Se solo pochi potevano prendere confidenza con il mare, gli altri dovevano portare rispetto al mare. Poi era visto come il mare, dalle famiglie contadine come la mia, era visto come una cosa o per ricchi o per poveri. Poi la fortuna mia che sono andato a lavorare per gli Agnelli, la famiglia Agnelli e altre famiglie che avevano delle barche così, e ho conosciuto i pescatori e i marinai e ho capito che il mare è di tutti, è di chi lo ama. E questo mio sogno che vivevo come un senso di colpa, l'ho lasciato andare libero e adesso è diventato realtà. Ora poi sentiamo le domande di Rossi se ci sono, ma la mia domanda è: perché quando esci da Levanto in barca con i turisti sono più le volte che viri verso il suo paese Framura piuttosto che le Cinque Terre? Perché sono i posti più belli, le Cinque Terre sono bellissime, niente da dire, però la costa, per il sottoscritto, la costa migliore che abbiamo qui è da Punta Mesco sino a Framura, è bellissima. Rossi, cosa chiedere a personaggi del genere che bisognerebbe mettere in copertina e farli viaggiare per il mondo sulle riviste patinate, altro che? Vorrei provare a spiegare un concetto e poi dirà se l'ho capito o no, perché non vorrei che alla gente arrivasse un messaggio sbagliato, cioè scegliersi i clienti non vuol dire mandare a quel paese i clienti, no, al contrario. Lui dice: io con i clienti devo instaurare un rapporto particolare, perché a me piace stare bene con i miei clienti. Se i miei clienti non stanno bene con me, non mi diverto neanche io e sono sicuro che non si divertano neanche loro, che è diverso da dire su in Arugna come tanti noi liguri ce l'abbiamo e quindi statene là. No, è il contrario, è dire: io voglio che tu ti senti così a tuo agio che anch'io mi senta a mio agio. Cioè, tanto per dirsela chiara, salgono anche i milanesi qua? Soprattutto, io ci vado d'accordissimo. Anche. Per me no, non è perché questo non è un lavoro per me, è un sogno, quindi io non monetizzo. Cioè monetizzo, vabbè, perché devo vivere così, però lui è testimone, il mio amico. Per me portare la gente in giro è una soddisfazione perché voglio regalare emozioni alla gente. Cioè per me il target, la persona, si usa questa parola che io odio, il target, no? Parola inglese, mai senese mai. Sto target è qua, no? Per me non è il portafoglio, il target è una persona che deve vedere con il cuore e provare emozioni, io voglio quelle persone lì a bordo. Le persone che vengono col portafoglio tipo fisarmonica e stanno zitte, non mi danno niente, le porto, vabbè, ma ne faccio volentieri a meno. Chissà se saremmo degni, tanto meno No, con la ma fisarmonica no, niente noi galemo. Tanto per cominciare siamo venuti di Bada, ci ha offerto da mangiare, quindi mi sembra che, Tutta più, scrocco, che la tutta- considerazione tutta sia scrocco. alta. Altissima. Eh. Marco, cos'altro aggiungere che non sappiamo e che magari scopriamo rientrando verso Levanto di questo signore? Di lui? Di lui, guarda, lo dicevo sino a poco fa, testimonial del nostro territorio, testimonial del comprensorio che da Rio Maggiore, da Porto Venere, va sino a Sesti Levante, voglio dire, veramente un portabandiera per quanto riguarda la vita
che si fa e che si vede dal mare, ma non solo, perché poi dopo nei mesi invernali Fai d'inverno. Io faccio potature, recinti per cinghiale negli ultimi anni perché siamo invasi, impianto vigneti, lavori di questo genere qui. L'importante per me è il contatto con la natura, mi dà energia. 2 giorni a Levanto, una gita in barca con te e poi cos'è che non può mancare? Prima di tutto, prima della gita in barca, conoscere Levanto. Cosa vuol Conoscere Levanto, cioè non limitarsi a fare il solito, si dice struscio mi sembra, i giovani dicono struscio. C'è la parte, le 2 colline di Levanto che sono San Giacomo e la Sant'Andrea dove è il castello Doria, e che poi dietro rimane la chiesa di Sant'Andrea, tutto quel centro storico lì che spesso le persone non vanno via da Levanto senza averlo visitato, merita. Poi girano in barca, vabbè, adesso non voglio obbligare a nessuno, però uno che ha voglia di fare dei viaggi all'interno di se stesso, qui può avere la possibilità di farlo. Viaggi all'interno di se stesso, chiusura di Sergio Rossi. Ma penso che da tutto questo io devo dire che da questo signore che ringrazio, più che la eventuale stravaganza, che non mi permetto certo di esprimere valutazioni, credo sia il rispetto per se stesso e per l'ambiente in cui vive, perché il rispetto per se stesso è quello di inseguire un sogno che aveva fin da piccolo e ce l'ha, e poi quello di trasmettere bene o male l'amore per un territorio che è un parco, quindi ci sono le istituzioni che lo proteggono, ma probabilmente lui lo proteggerebbe comunque anche se non ci fosse il parco, e quindi credo che sia anche un piccolo esempio. Bisogna andare un po' oltre la facciata, ma è solo un'opinione personale. E per me i foresti non esistono, ci ha detto tra le altre cose. No, ma non è perché voglio essere ruffiano, perché io se devo mandare a quel paese uno ce lo mando, sia che sia di Levanto, di Milano, Eschimese. Cioè i foresti non esistono, per me questo lavoro è energia per la mia mente, quindi energia significa confrontarsi con le altre persone. Il mondo è grande, non è solo Levanto. E la pensione? Può aspettare? Pensione non arriverà mai per me, non esiste, la pensione non ci penso proprio. Cos'è Femo? Femo un bagno? Femo in bagno. Dopo femo un bagno, dai. Spegniamo la telecamera però, sono troppo in Femo invidia. in bagno, però Marco Scaramuccia è, voglio dire, la testimonianza che i sogni si concretizzano e che bisogna continuare a sognare, che bisogna continuare a essere visionari, che bisogna continuare a credere in se stessi e nelle cose che si fanno, nelle cose belle, nelle cose che fanno star bene di riflesso anche gli altri. Dobbiamo venderci così, secondo me. Io sono, ecco, quello che dice Marco è centrato il problema. Io con questo lavoro, oltre a trarne beneficio mentale, oltre che economico, ci sono riuscito perché io sono stato il primo a cominciare a fare questo lavoro qua. Adesso da Portovenere a Levanto saremo un centinaio. È bellissimo questo qua, perché ho provato che è possibile sognare e si deve sognare, perché nella vita ci sono i progetti e ci sono i sogni, però c'è una grandissima differenza, perché per i progetti si usa la mente, ma la mente ha dei limiti, per i sogni si usa il cuore non ha limiti. Io potrei scrivere 20 libri su queste cose qua. Io ho toccato il fondo, sono morto, sono caduto 1000 volte, ma mi sono rialzato tante volte. E l'insegnamento che vorrei dare ai bambini quando li porto in barca è che gli insegno che cadere fa parte del gioco, è normale cadere. L'importante è imparare ad alzarsi, ed è quello che ho imparato a fare io. Mugugnare di meno, perché noi non mugugniamo tanto, però mugugnare ok, però bisogna fare anche i fatti, credere nei sogni, perché i sogni si realizzano sempre, i progetti forse, ma i sogni si realizzano. Basta così. Grazie davvero e grazie di cuore, come diresti tu. Puoi manà? Grazie a voi altri, ve lo dico in senese, ma tu parla italiano, parlo senese. Lo trovate a Levanto quando deciderete di venire, ma Viaggio in Liguria non è ancora finito, arriviamo.